Ora si parte. Questo è il soggetto, ragazzi. Ve lo metto a disposizione in un post, nella sezione commenti, vi metto la foto, così la puoi scaricare e anche stampare. Anna Maria, ma buongiorno da Roma. Ok, dunque la puoi scaricare e stampare. Nel dipingere con l'acqua, tu sai che la foto è un là, ma non è la realtà, perché tanto comunque non è la realtà, giusto? È una foto. Quindi qui il nostro cervelletto ci vorrà fare uno scherzo con questa foto. Quale scherzo ci vorrà fare? L'hai visto? Ho già pubblicato un acquarello nei commenti, un acquarello che ha fatto una signora e puntualmente veniamo ingannate dagli occhi. Sono felice che siete tutti qui, sono molto contenta. Anzi, secondo me dobbiamo fare tipo ogni venerdì una piccola live, una roba così. Ok, dunque, tornando al discorso, l'occhio ci inganna qui, perché qui vedi tutta questa linea scura, tutto questo pezzo scuro, e inoltre vediamo l'orizzonte scuro, questa linea, ok? Il nostro occhio cosa pensa? Il nostro occhio pensa che questa deve essere una linea rigida e pensa pure, ma non lo pensa l'occhio, lo pensa la testa e dice "Ah, anche qui è tutto scuro, poi è notte, lo faccio scuro". E io vi dico attenzione, attenzione perché questa cosa, se vogliamo fare la fluidità, dopo ti inganna, ok? Quindi dobbiamo uscire da questa trappola di fare questa zona troppo scura, nel senso che tra questo elemento e qua ci deve essere una fluidità che unisce i due colori, o tre, dipende da quanti ne volete avere e prendere. E dunque, altro inganno, questo elemento è un elemento in positivo, quindi ci verrebbe in automatico di farlo anche in positivo. E certo che puoi farlo in positivo, non è vietato, però è un po' più bello se lo facciamo in negativo, giusto? Sì, perché siamo qui per questo. Quindi faremo delle parti del tronco, dei tronchi, e qui nella chioma, anche se è tutto scuro, faremo delle parti chiare, quindi in negativo, che poi fluirà tutto nell'insieme del cielo. Altra sfida per l'acquarello è che devo andare dal chiaro all'oscuro, ok? Io ho preparato i colori che vi faccio, che vi mostro, sono colori di una proposta. Prepariamo insieme questo colore qui, che è uno granuloso, che è il violetto dell'abisso, e quindi che però va dal quasi indaco a un bluet chiaro. Quindi qui dipende dalla modalità che vorremmo utilizzare il pigmento. E ne metto, ok? Te lo porto vicino, guarda. Non siamo tirchi con il colore, l'ho messo, ok? Poi sotto c'è il colore che c'era già prima. Non ho pulito la palette. La palette è con i colori che c'erano prima. Quindi ho preparato qui il mio blu, comunque lo ribagno. Qui ho un piattino con l'arancione e ho qui un colore che non conosco molto bene, è un siena, però è un siena trasparente.
6, 5, 3, che per un Siena è una cosa rara. Ho paura però che sia un po' troppo marrone, quindi lo metto qui con l'arancione e anche qui, guarda, non siamo tirchi, ok? E perché no? Perché dopo, anche se questo colore si asciuga, lo possiamo riutilizzare. Siamo d'accordo, ragazze? O non vogliamo usare colore? Ok, quindi ho due colori, ve li metto qua vicino. Puoi scegliere altre due tonalità. E poi, per essere sicura di avere questa tonalità bella chiara, ho voluto scegliere un giallo molto trasparente. Ovviamente nei 10.000 colori che ho, non l'ho trovato subito, però sapevo benissimo che avevo questo di scorta. Questo è un vecchissimo, ma stravecchio, della Ferrario, sì. È vecchio, 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 però fa niente perché anche la Ferrario ha fatto dei colori belli. Ok, quindi lo apriamo insieme, vediamo se è ammuffito, ma non credo, avrà 15 anni minimo, qua. Sembra marrone, ragazzi e ragazze. Sembra marrone, ma è un giallo trasparentissimo. Adesso questo lo buttiamo. Guardate, questo è, l'abbiamo aperto insieme, no? Guardate qua. Ok, questo tubetto qui, non tubetto, questo godet, io l'ho appena aperto, è uscito e poi qui dentro ha questa incavatura, quindi ti fa pensare che è bello pieno e poi sotto, guarda, e la schminke queste cose non le fa. Ok, allora adesso addirittura lo giro, così prendo meglio il colore. La schminke queste cose non le fa, però questa Ferrario qualche colore bello l'ha fatto e questo è uno. E poi un altro che adoro è questo. Questo qui, il Caput Mortum, l'ha fatto anche la Ferrario. Ciao, io dico ciao a tutti. Agostina, ciao. E quindi anche questo qui, Caput Mortum, è della, come si chiamano? Ferrario? Li adoro, non li fanno più. Ok, metto qui l'altro colore, quello più chiaro, e lo bagno. Spruzzino grande, però deve avere uno spruzzo bello nebuloso. Ok? Poi andiamo allo schizzo che ho già preparato. E devo ridere, perché rido? Perché non vedi niente. Ok? Cos'è che ho fatto? Ho messo qui quell'orizzonte scuro, scuro, scuro e rispetto alla foto l'ho un po' abbassato. Non ho fatto tutto questo spazio, l'ho un po' abbassato, ok? E poi ho messo quel mini spazio del lago che è corto e davanti ci sono i due alberi, ok? Questo è il mio schizzo. Lo so che adesso non vedete quasi niente. Inoltre, già stamattina ho messo un po' di colore bianco, acrilico, che nel frattempo si è già asciugato. Questo colore mi aiuterà a dare l'idea delle stelle. Ok, adesso devo vedere se inquadriamo bene. Inizio prima con il colore più chiaro, aranciato, e poi vado subito nel blu. E già lo sapete perché nella prima, nella prima live che abbiamo fatto domenica scorsa, avete visto come ho fatto l'albero, giusto? L'hanno visto in tantissimi e dunque sì, era il quello lì era il primo step, diciamo.
Qual è il trucco? Stefania, sono in macchina, ma sì, in macchina non devi guardare i video, te l'ho già scritto. Il video rimane disponibile, ragazzi, e quindi lo puoi guardare quando vuoi. Io quando abbiamo finito la ripresa lo lascio disponibile, ok? Dunque, ritorniamo all'acquarello. Se io ho questo, adesso sto cercando di vedere se si muove sul mio laptop, sì, lo tiro giù, mi fa vedere tutto un po' con un tempo ritardato, nel senso che non lo vedo in tempo reale. Ok, adesso sto mettendo giù. Ok, qual è la sfida se io vedo tutto il mio foglio? La sfida è che dobbiamo collegare le gocce all'inizio, ok? Perché ci dobbiamo creare un fantastico sfondo con i vuoti funzionali, ok? Se io ho lo sfondo e i vuoti funzionali, tutto collegato attraverso la goccia, allora posso avere uno sfondo giusto. Iniziamo? Yes! Acqua pulita, ok? Acqua è pulita, pennello è lavato, quindi vedi che non esce nessun colore. E questo perché? Perché il giallo è terribile. Non il giallo è terribile, noi siamo terribili se usiamo il giallo con il pennello sporco. Io adesso inizio. Mentre faccio la fusione forse non riesco a parlare troppo perché mi devo concentrare. Mi devo sia concentrare a quello che vedete voi e a quello che faccio ovviamente. Ok, io inizio. Come sai devo girare il foglio, quindi adesso giro il foglio. Aspetto un attimo che tu veda tutto bene nel tuo device o nel tuo mezzo. Ecco, adesso ho girato il foglio, ok? Pronti via? E poi voglio vedere anche i vostri, ne, come si dice qua. Quindi pennello. Dov'è che metto il colore che non lo potete vedere? Mi spiace, ma nell'inquadratura non ci sta il colore. Ho preso quel colore della Ferrario e iniziamo. Qui ho l'orizzonte, qui ho l'albero. La carta è giustamente una carta 640. Qui per non avere quella linea troppo rigida vado subito a spruzzare un po' con l'acqua. E vedi qua intorno, lo vedete che c'è questa mega goccia, ok? Questa goccia la devo assolutamente mantenere perché se tra poco ci attacchiamo il blu deve andare in comunicazione qua, ok? Questo momento della prima fusione è un po' emozionante, però oggi non mi scatta l'orologio, come ha fatto settimana scorsa. Ok, qui ho fatto, vedete la goccia? Yes, la vediamo, quindi andiamo anche qui con la goccia. E praticamente gli ho creato una base con questa goccia. E ho la goccia da un lato e anche dall'altro lato, quindi sui due lati ho la goccia. Adesso su questo lato vado un po' a sfumarla. E ho fatto quello che succede spesso, ho rotto il tronco. Succede, specialmente quando si lavora con così tanta acqua.
però posso andare dentro e già pulirlo un pochino. Quindi il mio messaggio è non andare nel panico. Importante è che ho la goccia, la goccia, la goccia, ok? Adesso ho utilizzato quel Petit Grain e vado a usare il blu adesso, ok? Però ho la goccia e quella mi dà un po' il tempo, quindi devo rigirare il foglio. Vado nel blu e adesso vado a riprendermi quella goccia qua, ma non entro nel giallo, ok? Faccio in modo che il giallo entri nel blu attraverso la goccia. Vedi come entra? Così rimane pulito. Oppure va a spasso come ha fatto qua. Allora lo prendo e lo portiamo a spasso. Importante che con questa tanta goccia tu non vada, e anch'io, non andiamo in tilt, perché è pericoloso, ma non lo è. Perché non lo è? Perché è solo acqua. Ops, 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 ops. Ecco ragazzi, questa parte qui è già quella, se vuoi, quella più difficile, perché ho collegato il giallo con il blu, qua diventa un po' grigio, ok? E adesso qua ho tanta goccia qua sopra, prendo lo spruzzino qua e la butto completamente fuori e di lato. Ecco qua. Così ho qui il mio fuoco e qui è tutto già sfumato. Oggi ho anche preparato un pezzo di carta perché il tavolo va asciugato e adesso che sono ancora nell'umido, diciamo, metterò qua sotto ancora quel blu, lo stesso blu che ho già messo su, però visto che lo metto nell'umido non avrò quella linea così netta perché qua è già ancora bagnato. Per evitare quella linea netta che adesso c'è, io prendo lo spruzzino e sparo il blu dentro il giallo, ok? E vedi che quella linea si ammorbidisce subito e tengo il foglio così. E spero di essere dentro l'inquadratura, penso proprio di sì. Poi questo blu oltre abisso mi piace molto, quindi ne metto ancora un po'. E adesso vado ancora con lo spruzzino e lo spruzzo fuori. E devo tenere in direzione. E vedo ovviamente tutto il foglio e vedo che qui è un po' grande. Questo pezzo del tronco è un po' grosso. Prendo il pennello piccolino, prendo il mio giallino e vado già a correggere questo tronco che era un po' grosso. Ecco, ragazzi, voi mi conoscete, già mi conoscete perché io adesso direi tutto lì. Lo so che non è tutto lì, però adesso è tutto lì. Ho messo un po' di colore sotto e si pulisce il tavolo. Ok, adesso sono in una situazione di semi-umido, giusto? Sì. E sempre nel nostro
live della settimana scorsa avete visto che ho tolto il pigmento, ok? Quindi ho questo, sto aggiustando il foglio così, ho questo pennello che bagno e se l'ho bagnato lo asciugo così con la mano e provo a vedere se mi fa dei regali la carta e il colore. E spesso se becchi il momento giusto, come qua, ti fa il regalo. Non me ne fa troppo, ma un pochino lo fa. Perché non fa troppo? Perché ho il calorifero acceso, si sta asciugando. Alba, là non senti niente. Sto già aumentando la voce, ragazzi, e ho due microfoni. Se ancora non senti niente, prova ad aumentare il volume nel tuo o cellulare o da dove mi senti. Vedi qua? Qua sta venendo via il colore e lo trascino da qua, si trascina su e va qua, guarda. Già fatto? Hai sentito? Stai sentendo, Alba? Dammi un feedback che lo leggo sul tablet. Ok, adesso qui è meno bagnato, qui è un po' più bagnato. Ok, quindi sentite tutti, perfetto. Il foglio è girato, eh? Qua non mi viene quasi via più niente, quindi vado e faccio un po' di positivo. Lo faccio adesso qua sotto, perché così il blu, vedi come si espande un pochino? Perché qua sotto è ancora umido. Io cerco di aumentare la voce, ragazzi, sempre con i due microfoni. Quindi qua sotto, essendo umido, il colore si espande ancora un pochino. Ok, guarda, vedi, questo intendo, si espande perché è umido. Ci regalerà delle cose, adesso lo rigiriamo, ci regalerà degli elementi che da sola non puoi fare perché lo fa l'acqua. Vedi, ha fatto questa macchia, dopo vediamo cosa fare. Però qua sotto mi ha lasciato due macchie che proprio non mi piacciono. Cosa voglio dire? Ti voglio dire che l'acquarello è dinamico, quindi mentre lo facciamo, tu guarda cosa sta succedendo. Se c'è questa macchia qui che proprio non mi garba, io ci vado e la copro. Perché posso farlo? Perché ho tanto pigmento nel pennello e me la rido. Ecco qua, se l'ho messo di là, lo devo mettere anche di qua. Ok, qui abbiamo lo scheletro. E questo scheletro va sfumato, quindi non posso lasciare la macchia così. Ragazzi e ragazze, anche se siete in ritardo, non fa niente, il video rimane disponibile, ok? Ok, ho buttato fuori la macchia, vedi? Adesso è morbido, però qua devo un po' ammorbidire ancora. Qua sotto va sempre asciugato il tavolo, sempre, perché? Perché l'acqua torna dentro il foglio. Guarda qua come si è allargata la macchia. Posso decidere mi piace, sì, non mi piace, no. Quindi puoi decidere sempre al momento. Ok, qua viene ancora via un pochino, però poco poco poco. Vediamo se viene via qua, perché era un po' grande. Ok, se siamo arrivati a questo punto, abbiamo già fatto quasi più di metà dell'acquarello. Ok, questo è lo scheletro, quindi io adesso nell'umido prendo ancora il mio bianco, adesso ho questo Academy White,
perché l'altro l'ho finito. Ma guarda un po', come mai finisci i colori, Adriana? Boh. Li usiamo? Sì. Sto mettendo un po' del colore sulla mia palettina e lo prendo bianco col pennello così e facciamo ancora un po' di gocce nel semi umido, quindi queste gocce si allargano, ok? Ora, noi donne, però spesso io non mi voglio mettere così in questa dicitura. Oh, oh, oh. In questa dicitura cosa voglio dire? Che se, eccola, se lo vedi sul tablet lo vedi anche molto grande, sto notando. Noi donne, stavo dicendo, abbiamo fretta. Io non mi voglio mettere nella categoria perché non ho così fretta nell'acquarello. In altre cose sì, forse, però qui nell'acquarello non ho fretta e noi non dobbiamo avere fretta. Ragazzi, se mi guardate da tablet, io mi sto guardando anche da sola, è fantastico, è grandissimo, eh? Sono contenta. Ok, parlavamo della fretta. Ho fatto questa fusione e secondo voi, adesso me lo scrivete per favore, cosa devo fare adesso? Secondo te? Titti, me lo dici tu? Chi me lo dice cosa devo fare? Perché ovviamente mi sono preparata e vi dirò quello che devi fare. Tra poco però. Voglio prima vedere una risposta. Ci siete ancora? Sì? Aspettare! Wow! Yes! Yes! Faccio così! Yes! Aspettare! Esatto! Quindi, se ho una bella fusione che è già tutta insieme, tutta morbida, tutto insieme, tu sai che il foglio è umido. Lo sai. Adesso sì, io vedo qui ancora questo angolo forte che guardando nella videocamera si vede di più. Adesso dà fastidio, dopo non più, ok? Quindi per adesso, se sono riuscita a fare una bella fusione, la lascio stare. Poi nella vita vera lo lascerei qui, andrei giù, prenderei un caffè, guardo un film o quello che vuoi. Però qui possiamo usare il phon. L'ho preparato qua. Gli do proprio solo un colpetto di phon, mi scuso per il rumore che farà. Allora, voi a casa non usate il phon per favore, ok? Lo faccio io adesso per fare un po' veloce e far vedere anche le finiture, se no dopo non vedete le finiture, non è bello. Quindi gli ho dato un po' di phon adesso e cosa faccio? Lo metto via un attimo perché sì, gli ho dato il phon, ma in realtà è ancora umido, quindi adesso lo metto via. Prendo un foglio qualsiasi, che è comunque uno già dipinto, quindi non vado a sprecare carta, e vi spiego di nuovo il concetto della fusione. Solo così, perché anche se lo spiego 100 volte, non guasta mai. Ecco, adesso si dovrebbero addirittura vedere anche i due colori. Sì, le due palettine. Ok, quindi lui sta asciugando. Io adesso mi siedo un attimo e pennello pulito, ok?
lo lavo bene, lo asciugo, prendo il mio colore, si vede, sto controllando qua, sì, si vede, ho preso il colore e non poco, ok? Non poco. Tengo il foglio in alto, quindi un po' sollevato dal tavolo. So che faccio il contrario di tutti, ma non fa niente. Io faccio come faccio e è uscito dipingere con l'acqua, ok? Quindi se tu applichi quello che abbiamo visto, tu hai visto questa mega goccia all'inizio del video. Questa goccia era intorno a tutto il soggetto, giusto? Ed è quello che raramente riusciamo ad ottenere, perché questa goccia, ragazze e ragazzi, questa goccia è quella che garantisce la fusione. Guarda come l'ho già portata giù, da qui ho fatto da qua a qua e ho ancora tutta questa goccia. Come mai? Per il pennello, ok? Perché dentro il pennello c'era acqua. Quindi io questa goccia volendo la posso ancora trasportare fino a qua, vedi, non finisce. Perché non finisce? Perché è nel pennello e sulla carta, ok? Tu riesci a fare questa goccia? Vedi, potrei andare fin giù. Adesso che la voglio un po' scaricare, asciugo il pennello, scarico un po', vedi che è già meno goccia? È meno goccia, ma il colore va. E adesso che ho questa piccola goccia, rispetto a prima è molto più, ha più sete, diciamo, è più asciutta, adesso prendo l'altro colore, lo porto vicino alla goccia e faccio scendere i due colori, ok? E vedi che scendono? Lo faccio così, così si vede meglio. Ragazzi, ragazzi, era sparita la connessione. Vi rimetto in posizione. Scusate. Me ne sono accorta perché il tablet si era fermato. Adesso c'è un po'. Ok, siamo tornati, scusate. Dicevo la goccia qua sotto. Se quella goccia è ancora così alimentata come la vedi qua, ok? Asciughi il tuo pennello, vai vicino alla goccia e praticamente la asciughiamo un pochino col pennello. Ok, questo è il nostro, dobbiamo fare questo, è il nostro modus operandi, come dicono. Ok, adesso qua non c'è più la goccia. Metto di nuovo qua vicino. Se voglio prendere di nuovo il giallo, ad esempio, adesso la goccia è piccolina, prendo il mio colore e posso attaccarlo alla goccia piccola e di nuovo avrò un passaggio molto soft. È tutta questione di goccia. Ci siamo? Mi sento quasi come se facessi lezione. Ok, perché vi dico tutto questo? Perché così l'altro intanto asciuga. Quindi la prima cosa è questo che abbiamo visto qua su tutto il nostro acquarello nella fusione, ok? Dopodiché lo facciamo asciugare ancora un pochino e vi faccio rivedere la sfumatura, che era anche il titolo di questo video, perché tra poco dobbiamo lavorare con le sfumature per definire il nostro soggetto. Dunque, se io devo fare la sfumatura, vado a vedere un attimo. Ah, ok, non mi avete scritto, fa niente, però se mi scrivete lo leggo. Se io faccio la sfumatura, che qui dovrò fare perché ho perso le forme, avrò il mio soggetto, che sia quello che sia, dai la tua linea con la bella
un bel colore intenso, e dopo laviamo il pennello e sfumiamo. Abbiamo visto anche questo più di una volta, quindi sfumo, ok? Lo sappiamo fare tutti? Sì, sfumo. Quando sfumi, vi faccio rivedere qui, devo asciugare il pennello. Qua lo asciugo, poi vado a sfumare. Se non lo asciughi, avrai qua il bordo. Vediamo anche una sfumatura riuscita male. Metto il colore, non lavo bene il pennello e torno e vedi che qua non è sfumato. Questo è sfumato, questo no. Nel nostro dipinto questo dobbiamo sfumare bene così. Devo fare anche le prove, ok? Adesso vado a definire prima questa linea dell'orizzonte. Questo è il lago, questo è l'orizzonte che si vedeva. Quindi adesso prendo lo stesso giallo, giro il foglio e adesso viene quella cosa che abbiamo visto prima. Giro il foglio, do una piccola linea, piccola e non tutta, lavo il pennello e sfumo subito. Questa linea non è una linea continua, perché l'occhio odia le linee continue e delle volte sono un po' così, mi conoscete. Quindi do una linea, ok, lavo subito il pennello, sfumo subito. Tanto l'occhio poi da qui a qua dietro cammina da solo. Poi vado qua. E se ricordiamo bene dalla foto, che puoi scaricare nei commenti, in un post che metterò, qui c'era come una piccola isola qua dietro, quindi posso prendere il pigmento blu che ho già usato e metto un pochino di colore qua sull'umido e adesso qua si espande, vedi? Qua sotto nell'acqua non voglio che rimanga così staccato, quindi prendo il pennello, lo pulisco, lo asciugo con la mano e vado nell'acqua, rompo un po' quella linea che si è creata troppo concreta. Ok, quindi abbiamo dato l'orizzonte. La stessa cosa la possiamo fare qui col primo piano. Quindi prendiamo il nostro blu scuro, che era il violetto oltre qualcosa, do una piccola linea non troppo regolare e questa volta sfumo dentro. Ma vedi che questo sfumare è importantissimo nel secondo step. Quindi va così, poi qua può andare così e sfumo. Poi posso mettere del colore nell'umido che mi darà degli elementi un po' più staccati rispetto a una linea continua. La linea continua non la vogliamo, ok? Vedi qui che si è formato il secondo alone, qua sopra. Quello con un pennello pulito vado un pochino a sdrammatizzare. Ok, adesso siamo tutti curiosi di cosa faremo qua sopra, vero? Io sì. Quindi, cosa ha detto Steve Jobs? Ha detto stay hungry, quindi rimani con la fame, che nell'acquarello vuol dire
rimani curiosa. Rimani curioso perché nell'acquarello è una sorpresa, se non facciamo il riempimento, solo il riempimento dei nostri spazi, rimane una sorpresa. Adesso prendo un po' di arancione e lo stesso giallo e andiamo a definire l'albero, gli alberi. Adesso te lo tengo ancora così, così lo vediamo meglio. Vado con una piccola linea, lavo il pennello, sfumo. Questa cosa che sto facendo adesso, questo sfumare, è molto molto importante. Vado sull'altro lato, do la mia forma, lavo il pennello e sfumo. Ok, perché devo sfumare? Perché voglio vedere quello che c'è sotto. Il colore che abbiamo steso prima. Guarda, sto facendo un negativo colorato. E anche qua sfumo. Anche questi negativi colorati, guarda, vedi? Si formano man mano che facciamo il nostro dipinto. Non è che sono già lì. Ti chiamano, io controllo sempre l'umidità. Quindi i negativi, i vuoti, i negativi colorati ti chiamano. Vado qua e posso fare un rametto. E alla fine dell'applicazione bisogna sfumare con l'acqua. Guarda che bello, ho l'accento bresciano. Entro, ok, ho definito, sì, lavo il pennello, sfumo, perché non voglio avere, non so come si dice, uno stacco troppo nitido con il blu dopo. Non è che voglio avere quello stacco. E neanche tu lo vuoi avere, vero? Scusate, qua ho fatto un altro negativo colorato e qui inizi a vedere come sta prendendo forma, ok? Quindi nulla è scontato dall'inizio. Vado a definire anche qua un pezzettino, sfumi. Qua sotto c'è il blu, ok? Quindi posso fare quello stesso lavoro con il blu. Però prima vado a finire il tronco, questo, con l'arancione e il giallo. Definisco, lavo il pennello, sfumo. Questo sfumare è talmente importante che non so neanche dire. Non so quanto è importante. È molto importante. Vado dentro, definisco, lascio altri vuoti funzionali e sfumo. Lo so che lo vedete al contrario, ma la ragione per questo la sapete bene. Sono qua nel mezzo adesso, sono qua. Adesso prendo un pennello un po' più sottile perché qua c'è poco spazio. Ribagno i colori. Questo video può andare anche 5 ore così, perché devo andare dentro il colore, dare la forma, il negativo colorato, scusa,
Perché colorato? Perché sotto c'è già il pigmento. Ok, l'ho fatto. Devo sfumare perché non voglio avere quel break con il blu. Adesso andiamo di qua. Cosa voglio dirvi, ragazze? Che queste finiture possono andare anche 2-3 ore. Do la forma in negativo, tiro il colore verso di me e sfumo. Sfumo. E vedi che qua in mezzo ha già preso forma. Adesso vado anche di qui, così lo vediamo un po' meglio. Ripeto, se non hai tempo di guardare tutto adesso, il video rimane disponibile nella live e lo puoi guardare quando vuoi. Ti ricordi quando qui era spuntata quella macchia? Sì, mi ricordo. Anche io sì, anche tu sì. Ok, quindi vado dentro, do un senso a quella macchia, ok, lavo il pennello e sfumo subito. Sfumo subito, ok, non voglio avere l'alone là vicino. Poi vado qua su che vedo la prossima forma. Quindi il tuo acquarello ti parla. Qui ho visto la prossima forma, quindi se ti parla tu lo ascolti. Tanto di ascolto oggi, ascolto attivo, c'è zero. Ascoltiamo dunque l'acquarello, che non è male. Quindi ho definito, entro, sfumo e vedi come sta prendendo forma. Adesso ho fatto solo con il arancione e il petit grain. Adesso scendiamo qua sotto e faccio il tronco. Quindi prendo il blu, che si è già un po' asciugato. È bello vedermi anche nel tablet, perché vedo proprio quel cavolo che sto facendo. Scendo qui e faccio lo stesso gioco che abbiamo fatto anche prima. Quindi vado con il colore bello denso, anche fino a qua su, lavo il pennello e, e sfumo. Ecco che appare il tronco da un lato, qua. Adesso vado dall'altro lato. Vado qua, do il tronco e devo decidere chi è davanti e chi è dietro, diamo questo davanti e sfumo. Ecco perché sotto, quindi sotto la fusione, deve essere asciutto tutto, se no si creano le macchie. Ragazze, vedo che il video sta già andando un'ora e qua non abbiamo ancora fatto niente. Quindi adesso vado un pochino qua su, perché se no non vedi la conclusione. Quindi adesso andiamo un po' più veloci, prendo il pennello grande, prendo il blu, dimagrire, che bello, nel senso che sull'acquarello dimagrisci subito, qua l'ho dimagrito, ok? Perché questo non può essere più largo di questo. E così
con questa tecnica si va avanti a finire poi tutto. Adesso lo rigiro, giriamo prima così, e faccio questo. E vedi che il negativo colorato dà ancora una bella forma al nostro soggetto. E qua sopra questo diventa pericoloso se lo lasciamo così. Perché? Perché dà questa macchia che non è integrata, quindi la sparo di nuovo fuori, avendo cura di non mangiarmi il negativo colorato, perché non so di che cosa sa. Non so se è buono mangiare, nel senso l'abbiamo combattuto, il negativo colorato, lasciamolo lì, no? Devo dire che fare queste live mi piace. Se piace anche a voi, così in diretta fatemi sapere. Vedi come diventa tutto un bel insieme? Qua sopra c'è di nuovo il pericolo, quindi quello là sopra devo sfumarlo. Vorrei andare anche qui con l'acqua e lo spruzzino, ma no, cara, no, no, perché se lo faccio perdo il negativo, quindi è meglio se vado con il pennello e sfumo. Vado con il pennello e sfumo. Ok. Vado ancora un po' avanti su questo lato, quindi mi rigiro il foglio e adesso vado proprio un po' più veloce perché il sistema lo avete capito, giusto? Dopo nei commenti dopo li leggo, donne e uomini, dopo li leggo. Ditemi anche se c'è qualcosa che posso migliorare, ce n'è sempre perché sto imparando un sacco di roba. E questo metodo è un metodo fantastico, dipingere con l'acqua. Oggi lo vedi tu, poi il video rimane disponibile, lo vede anche chissà chi. Chissà chi. Vedi qua il tronco bello chiaro? È un po' tanto bianco, quindi ho il mio pennello grande, è pulito. Con il pennello pulito vado su, sporco un pochino il tronco bianco, così si integra di più. Ecco qua. E adesso vedi che è di nuovo umido. Sapete cosa vi propongo a questo punto? Che lo lasciamo così, le 6, sono le 6, lo lasciamo così, si asciuga bene 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 e domani facciamo insieme le finiture. Quando facciamo una fusione, come già lo dice la parola, facciamo una fusione. E se io la faccio, mi concentro solo sulla fusione. Questo era il soggetto. Abbiamo fatto questo soggetto, la fusione l'ho fatta ieri, che era domenica 16 gennaio, e la carta è una carta 640 grammi, quindi un bel cartoncino. Visto che doveva asciugare, l'abbiamo lasciato tutta la notte qua. Ok? Perfetto. Quindi io sono tornata su nel mio studio e ho guardato il mio acquarello. Cosa vuol dire che l'ho guardato? Ho fatto una comunicazione cromatica con il mio dipinto e ho guardato la mia fusione, che è questa, che abbiamo fatto ieri. E ti dico, ti ripeto, che quando facciamo la fusione, tu sei nella fusione, che vuol dire
che devi avere attenzione che tutto fluisce, ok? Tutto fluisce. Se nella fusione succedono degli incidenti, faccio così con le mani, degli incidenti, in quel momento non possiamo fare niente, perché quel momento è quel momento, che vuol dire che ho attenzione alla fusione. Qua cosa è successo in questa fusione? È successo che si è creato questo triangolo giallo, che magari ieri non era così tanto evidente, o almeno io così tanto non l'ho visto, però lo vedo adesso. Quale mezzo ho per integrare il tutto? Perché certo, ieri potevo andare in panico e dire, ai ai, c'è questo triangolo, cosa faccio? Invece no, ho mantenuto la calma e ho detto, tanto domani quando faccio le finiture correggerò questa situazione qua, perché cos'è che manca ancora qui? Se guardiamo la foto, mancano ancora questi elementi qui che interrompono il triangolo, mancano ancora dei rami in positivo, se voglio metterli, e poi qui tutta una bella struttura in negativo colorato. Manca, ok? Quindi per queste situazioni, carissimi, che lo guarderete offline, quindi quando il video sarà già finito, penso. No, siamo in 4. Quindi per queste situazioni, voi 4 che siete già qua, io ho dei colori riparatori. Un colore riparatore può essere un tuo colore preferito, nel mio caso, guarda caso, blu ftalo, e guarda che è finito quasi, ecco perché è preferito. Un colore preferito può essere un colore riparatore per una cosa che eventualmente non è venuta come hai pensato o come hai pianificato. L'ho messo già qua. Un altro ottimo colore riparatore è ovviamente il turchese. Perché il turchese? Perché è bello coprente, ha dentro un po' di bianco. Quindi puoi usare un colore preferito e nel mio caso sono addirittura 2 colori preferiti, riparatori, per una situazione dove dico non è che mi piace tanto questo triangolo. Ho preso l'acqua pulita, ho già bagnato gli stessi colori che abbiamo usato ieri. Ok, siamo in 8. Non siate timidi, nel senso fate pure commenti che li leggo, se avete domande. E se vi piace c'è il bottone like, giusto? Se vi va. Mentre faccio queste finiture che facilmente potrà durare un'altra ora il video, molto facilmente, vediamo fin quando lo faccio durare, parlerò un po' di meno di ieri, ok? Perché mi devo concentrare sulle finiture e prima farò i rami in negativo qui con l'arancione e il giallo e poi vado qua sopra. Quindi se tra poco senti solo il pennello e io che respiro perché ho messo il microfono vicino alla bocca, mi sentirai un po' respirare. Sono qua. Sto diluendo molto bene il giallo. Entro qua. Ho diluito troppo bene, quindi torno. Cosa voglio dirvi, signore e signori? Voglio dire che con i nostri pensieri di è bello, non è bello, mi piace, non mi piace, spesso siamo un po' tanto veloci. Ok? Quindi quando facciamo la fusione
Non abbiamo troppe opinioni, ok? Perché no? Perché stiamo facendo la fusione. Se fai la fusione non hai tanto da dire e pensare, perché sei dentro la fusione. Commentate se volete, se volete. Vedi che ha già cambiato? Adesso qua sotto che è umido, metto un po', rinforzo quei cespugli che ci sono. Ma di poter entrare devo di nuovo aspettare un altro round di asciugatura. Facciamo queste finiture, bisogna essere anche un po' veloci e decisi. Io sto lavorando contro la luce e va buono, mi ci abituerò. Sfumo e sfumo un pochino con lo spruzzino. Yes. Qua. E si asciuga. Adesso, visto che qui abbiamo detto che era un po' triangolo, entro con lo spruzzino e lo porto giù il colore. Vedi come va? E può andare anche fin qua. E qua lo fermiamo. Per questo, perché comunque, mentre facciamo la fusione, dobbiamo accettare la fusione, non c'è tanto da pensare. Rigiro il foglio. Entro con il colore bello deciso. Quindi niente paura del colore.
Ok, quindi vedi che adesso è tutto umido qui, ho il giallo qui e qua sopra il blu. Qua devo sfumare, sfumiamo. Qui c'è il blu, qui c'è il giallo. Adesso devo portare in giù il blu e il giallo in su. Come faccio? Prima portiamo giù il blu con questo scroller. Devo guardare dove non è più tanto umido. Vado a riprendermi un po' il mio albero di tronco. Con il colore bello denso. C'è sempre la goccia, la vedi? Te lo faccio vedere qua. Eh, maestra, grazie. Pensa a te. Ti saluto. Carmelita, se leggo bene. Aspetta che riguardo. Sì. Quindi con la goccia, la vedi la goccia? Sì, vado qui. Porto questo blu che ho già usato sopra, lo porto nel tronco. Anche con queste linee che rimangono proprio così, non saranno linee che vado a sfumare perché queste sono proprio linee grafiche. Perché un tronco bello e buono, tutto così bello vuoto, senza ripetizione del colore, non ha alcun senso. Solo che cara, aspetta che riguardo il nome, Carmelina, cara Carmelina e tutti gli altri che vedranno, noi pensiamo che una cosa è già finita mentre la fai, invece no, una cosa è finita quando è finita e non mentre la fai. Quindi vedi qui ad esempio, questo tronco non può andare da questa altezza, da questa larghezza a questo, quindi lo rimpolpo un pochino qua per l'occhio. Adesso l'occhio fa da qua a qua. Ecco perché il dialogo, e dico proprio dialogo con il tuo dipinto, è molto importante. Lo fai tu? Io sì. Ok, vedi che qui era già di nuovo bagnato e si è espanso il colore. È tutto dal vero qui. Ho visto che si possono modificare il video live, però non lo faccio, vi lascio proprio così. Poi video belli belli. I video belli li faccio poi. Beh, anche questo è bello, però quelli giusti, voglio dire, tagliati, con tutto il resto, quelli li faccio poi. Con calma, non sono live, mentre questo è live. E vedi come sta prendendo forma l'albero? Lo vedi? Yes, io sì. E arrivo qua su, e anche se ho la goccia, se ho la goccia me la butto qua su. Perché? Perché è troppo nel pennello. Ok, qua c'è un altro ramo. E adesso devo di nuovo offendere un pochino il tuo orecchio, perché prendo il phon e asciugo qui. Gli ho dato un po' di caldo, mentre qui si asciuga perché
Essendosi espansa questa goccia, qua si è sporcato un po' adesso, dopo lo rimediamo. Intanto che qui asciuga ancora, faccio un po' di rame ancora su questo lato e magari prendiamo il nostro turchese. I colori ad acquarello sono anche coprenti, non sono solo trasparenti. Vedi come vado ad interrompere il giallo con qualche punta di un colore che lo copre un pochino. Poi nella vita reale dico tutto lì. Tutto lì. Sì. Potete mettere le domande anche nei commenti, vi rispondo anche nei commenti. Ah, pensavo, ho toccato la telecamera, scusate. Pensavo di dover fare più finiture, invece stiamo già andando bene. Quello che sto facendo adesso sono i negativi colorati. Questi negativi colorati si possono fare QB quanto basta e quanto ti piace. Nel senso che ne puoi fare pochi, oppure ne possiamo anche fare tanti, quanto basta. Adesso il turchese mi prende sempre la mano, guarda, ho anche il vestitino turchese. Ok, a un certo punto posso decidere basta o non basta. Per adesso decido che basta, per adesso. Cosa abbiamo fatto? Ti ricordi? Fusione, negativo, vuoti funzionali e poi l'abbiamo fatto asciugare e picchio contro il telefono. Qui ci sono gli alberi in profondità, quelli lontani lontani, e ho questa macchia. Lavo bene il pennello e le sfumo. E per non avere tutto solo lì, prendo sempre il mio pennello umido, vado dentro l'umido, tic, e sfumo un po' dentro il fiume. Cos'è questo? È un lago? Sì. Perfetto. Ok, qui abbiamo ancora, e parlo di ancora, abbiamo ancora lo scheletro. Visto che abbiamo fatto tutto questo scheletro, adesso l'ultimo passo è fare il positivo. Prendo di nuovo il colore, prendo lo scroller, vado proprio ben dentro il colore, vedi quanto ce n'è. Pende. Quindi questo vuol dire prendo il colore, ok? Giro il foglio. Il colore è tanto denso, vado dentro, tic, e faccio un bel ramo
che va sopra questo colore qui, quando si asciuga, ti lascia una cosa molto lucida, e vado a coprire quella macchia che prima si era formata, ti ricordi? Questa qua si era formata, io adesso l'ho coperta. Questo lavoro qui è l'ultimo che si fa, quindi questi positivi, che adesso tu vedi al contrario, è un lavoro che in tanti, quando facciamo i corsi, lo volete fare subito. Perché? Perché? Non lo so, perché siamo impazienti. Adesso te lo giro così lo vedi da così, vedi come sta cambiando e come sto interrompendo anche queste zone dove prima ho detto ma. Abbiamo detto ma. Quindi tanto pigmento. Non abbiamo paura. E vedi come si sta espandendo, però devo girare il foglio. So che fai un po' più fatica a vedere. Non credo che può girare il telefono, o sì? Non lo so. Non lo so. Qua è ancora bagnato. Vedi come si espande il colore? Controllo la videocamera, sì, ci siamo. Allora, fare un albero può sembrare banale. Farlo bene, con tutti i passaggi, non lo è di sicuro, ma per i passaggi dobbiamo avere la pazienza. Qua adesso vado ad interrompere anche questa zona e guarda come sta nascendo. Io questa cosa la sapevo già ieri. Adesso qui ho il ramo, dove vado? Vado qua sopra, tic. Cos'è che sapevo ieri? Sapevo che sarei riuscita a finirlo. Perché lo sapevo? Perché la fusione mi tiene tutto, ragazzi. La fusione è oro. Adesso prendo questo turchese, però si è asciugato, lo ribagno. La fusione è tutto. Ho controllato l'orario, sì, siamo 30 minuti. Quindi qua sto ribagnando il mio bel turchese e riprendo qualche elemento anche in turchese. Se quindi la fusione è tutto, bisogna farla bene. Se la faccio bene, mi concentro e faccio la fusione. Se sei già orientato al gran finale, non stai facendo la fusione. E purtroppo questa cosa la vedo un po' spesso, che vogliamo già vedere il risultato quando stiamo facendo la fusione, e questo non può essere. Sto mettendo un po' di foglie sparse in turchese.
Siamo già un bel po' a guardare, anche se siete silenziosi, ma va bene, non fa niente. Questo colore ad acquarello è denso, qua guarda com'è denso. Primo piano denso. Adesso guarda com'è bello qua, questo quando fa così nel piattino mi piace. Questo è la fusione dentro il, non il, ma la palette, dentro la palette. E adesso andiamo a interrompere anche qua sotto. Quindi il mio metodo, ragazzi e ragazze, è un metodo che perdona, ti perdona così tanto. Però devi farti perdonare. Non essere troppo rigido con te stesso e fatti perdonare. Guarda quanto colore c'è. Guarda. Clac, e sta là. Quindi c'è negativo colorato, negativo, e adesso stiamo facendo i positivi. Prendo ancora un po' di turchese, proprio bello, guarda qua. Questo è un pezzettino da tubetto, però non essendo della Schmincke, questo è della Ferrario, no, non Ferrario, Fabriano, no, scusate, Ferrario, Fabriano è la carta. Non si scioglie benissimo, quindi è un po' più denso, cosa che talvolta ci piace, quindi lo posso spargere qua e là. È sempre acquarello, è sempre acquarello. Ok, penso che quasi 40 minuti, perché non ho ancora finito, però 40 minuti di finiture non è male. È un po' presto anche perché il tema è anche un tema facile, è vero? Qua prendo il bianco acrilico che abbiamo utilizzato anche all'inizio, quando abbiamo fatto la fusione ieri. Ne prendo un pochino e cerchiamo di mettere un po' di bianco qua sopra la via lattea. Questo è acrilico, però in poco poco, quindi solo qualche goccia, ci sta. Anche qua sotto. Ma sono contenta, eh? Yes, sì, mi piace. Perché mi piace? Perché è tutto un bel insieme. È questo che mi piace. Tutto comunica, tutto parla. Niente è isolato. Adesso qui sul tavolo tu non lo puoi vedere, però mi è caduto un po' di acrilico sul tavolo. Lo prendo, qua l'ho preso, faccio un po' di linee bianche. Quindi non era pianificato fare questa cosa bianca, ma la sto facendo perché mi è caduta la goccia sul tavolo. Però sta prendendo una forma qua troppo grossa, quindi vado a toglierla. La carta 640 ti dà questa opportunità. Ok, siamo qui. Adesso faccio una cosa inedita. Se mi aspetti un secondo, e tu mi aspetti perché sei di là, torno subito.
ho preso l'acqua pulita, ok? Perché voglio fare una velatura gialla. Se voglio fare la velatura gialla, l'acqua deve essere pulita per forza. Prendo un pennello piatto, tipo questo, prendo il nostro colore che abbiamo usato ieri, con tutto il pennello, e questo è il giallo, ok? Quel giallo chiaro. E adesso ho il colore qui, spruzzo un pochino il pennello con lo spruzzino e adesso respiro. Qui c'è il giallo, qua però è ancora umido, ma io vado col pennello e metto un po' di giallo. Ovvio che lì era umido e adesso prendo e ammorbidiamo. Ok. Qui c'è respirare, ok? Sì, c'è da respirare perché andiamo su un elemento che eventualmente si può rovinare. Il bianco, scusa, non il bianco, il giallo ce l'ho ancora qua, giallo. Vado anche qua sotto. Così ricollego questo colore con il sotto e con il sopra. Ecco, eccoci. Sono passati 40 minuti. Qui con il lavaggio è andato via un po' di pigmento qua sopra. E io so che adesso è umido, ma prendo ancora un po' di turchese, perché alla fine anch'io sono una che non ha pazienza, perché voglio vedere il risultato, specialmente se faccio il video. Quindi qua su sono spariti un po' è sparito qualche ramo, lo metto, anche se so che è umido, quindi so che si espande. Prendo il rischio, dai. Faccio uscire, sono qua sul giallo, umido. Ok, cos'altro manca? Mi manca un po' di prospettiva qua sotto. Qua sotto. Scarico bene il colore. Scaricato troppo. Faccio una linea sottile che va fin qua. Ok, là non si vede, quindi devo riprenderla. Sul bianco si vede meglio. E vedi come tutto insieme. Dopo faccio la foto. Faccio la foto, yes, dell'insieme. Perché dopo alla fine, una volta che io faccio l'acquarello, mi emoziono da sola, né? Come dicono qua a Brescia, né? Mi emoziono da sola. Ad esempio qui ci starebbe molto bene un po' di, ancora un po' di negativo colorato. Allora se ci sta bene lo mettiamo, vero? Ragazzi, chi si è aggiunto adesso? Perché vedo che adesso siamo in tanti. Vi tengo il video disponibile, ok? Guardatelo, anche se adesso avete magari perso un po' di elementi.
il video rimane disponibile, quindi lo puoi guardare anche stasera, domani, dopodomani. Non lo tolgo, insomma, è quello che voglio dire. Ecco. Poi una volta che sento, se tu lo senti, io dico sempre delle cavolate, quindi se tu senti che è finito, è finito. Se tu senti che non è finito, non è finito. Allora, per i miei gusti, quassù manca ancora un po' di giallo. Visto che abbiamo appena pulito l'acqua, se si può dire così, mettiamo un po' di punti gialli su. L'acqua pulita, insomma. Ecco, anche qua sotto, primo piano. Yes. Io spero tanto che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo ancora per chi vuole. Penso che volete perché siete stati in tanti. Poi dopo quando sono lì e lo faccio non ci faccio caso. Però dopo quando mi vedo da sola eravamo in 700. Dopo mi emoziono io, Ok. Cosa facciamo per ultimo? Questa cosa qua, cos'è? Acqua glance. Cosa vuol dire glance? Vuol dire luccica. Se riesco ad aprire questa confezione, sì, eccola qua. È un prodotto per l'acquarello, comunque, per le finiture, rende i colori brillanti. A me piace. Quindi se mi piace lo uso. Io entro direttamente con il pennello, così, prendo il colore, non è colore, scusa, il prodotto, e metto un po' di luci dove voglio. Questo prodotto, quando è asciutto, ti fa luccicare in certi punti il tuo dipinto. A me piace un sacco. Qua c'è l'acqua, giusto? Sì, quindi ci metto un po' di acqua glance. E dire un po' dire un po' è esagerato, nel senso, al contrario, non è esagerato, è il contrario. Tu riesci a vederlo sul tuo televisore, TV, cellulare, tablet o anche solo telepaticamente, lo vedi? Dopo te lo faccio vedere. Sì, l'ho messo qui, l'ho messo sull'acqua, l'ho messo nel tronco e adesso esco nel giallo. Tic. Ripeto che questo prodotto, una volta asciutto, lascia queste luccichi sul tuo acquarello. Poi è meglio se lo chiudiamo, perché se lo lasci aperto può rovinarti delle cose. Vedi, adesso te lo porto vicino, vedi come luccica qua? Questa striscia, una volta asciutta, rimane proprio bella luccicosa qui nell'acqua, qua sotto nell'albero. Ok, visto che sono ingorda, faccio ancora un po' di positivi e poi abbiamo anche oggi fatto quasi un'ora di live.
Oggi è la mia terza live, devo dire. La terza live, che vuol dire dipingere in diretta, quindi sia quel che sia, non sai cosa esce, non vi nascondo niente, e dopo vi faccio un bel thumbnail, che vuol dire il piccolo quadretto che vedete all'inizio del video, e così vedi anche il video, l'acquarello finito. Come vedi, per fare questo acquarello ci ho messo ieri un'ora, poi tutta la notte per asciugare, e oggi un'ora. Ok? Ah, adesso vedo dei commenti. Ah, aspetta che non ho guardato i commenti. Cavolo, perché sul mio tablet non vedo i commenti. Laura, mi fa piacere che ti è piaciuto. La misura del dipinto è un quarto di foglio, quindi 28, penso 28, 25 più o meno, è un quarto di un foglio grande. Perché più di così sotto la mia videocamera non ci sta. Ma volentieri, ragazzi, molto volentieri. Adesso guardo. Adri, io sento basso l'audio di nuovo. Di nuovo, ho due microfoni. Questo caso, Laura, cosa mi chiedi? Questo caso usa il colore abbastanza, sì, colore molto molto denso. Mi hanno suonato, è certo. Uso colore molto denso perché per fare queste finiture deve essere bello bello denso, se no non puoi fare le finiture. Nati, controlla dopo se senti bene l'audio, perché questa cosa un po' mi preoccupa, ok? Mi preoccupa perché ho due microfoni vicino alla bocca. Ok, siamo qui, prendo lo scroller, prendo questo, mi siedo e lo firmo. Dove lo firmo? Qua o qua? Lo firmo qua perché voglio che si accompagna con l'albero la mia firma. E la firma è integrata nel quadro. Potrei anche prendere rosso. Lo voglio? No. E quindi non lo prendo. Metto il punto, rinforzo la B. E ragazzi, penso che vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuto. No, non lo spero, lo so. E chiedetemi pure quello che volete. Poi anch'io sono un po' matta, né? Perché adesso che sono qui nel flow vorrei continuare e continuare. E invece no, ho già firmato, giusto? Ho già firmato, sì. Guarda che bello. Quindi ragazzi, lo so che non vorremmo mai fermarci, però è meglio, perché adesso corro anche il rischio di imbruttirlo. Imbruttirlo nel senso di sporcarlo.